Se sei finito su questo video, vuol dire che anche tu sei stato colpito dal brain rot. Quei video folli, caotici, nonsense, pieni di glitch, voci robotiche, personaggi surreali e frasi scollegate dal senso comune. Ma se frequenti TikTok o YouTube Shorts, ne hai sicuramente visto almeno uno e magari ne sei uscito un po' confuso. Ma oggi vediamo insieme che cos'è davvero un brain rot, da dove nasce questo stile così estremo e soprattutto dove ci sta portando tutto questo. I brain rot nascono come risposta al sovraccarico di contenuti digitali. Sono una estremizzazione del meme, fatti con un editing velocissimo, nonsense puro, overload visivo e sonoro. Hanno origini in ambiente come Tumblr, Wordcore, si sviluppano su TikTok a partire dal 2022-2023, ma nel 2024-2025 diventano mainstream globale. È uno stile che esagera un po' tutto per ottenere massima attenzione in pochi secondi, con la finalità di aumentare il watch time. E fin qui tutto bene. Ma c'è un problema. Dietro l'ironia dei brain rot si nasconde una deriva pericolosa. Contenuti volgari, blasfemi, diseducativi che banalizzano tutto. Personalmente mi dissocio completamente da questa tendenza. Non trovo nulla di creativo nel mancare di rispetto o puntare solo alla provocazione fine a se stessa. Purtroppo ormai fanno parte del panorama web, ma l'immagine dell'Italia ne sta risentendo. Sembriamo sempre un passo indietro o peggio complici della superficialità. Sono favorevole ai meme, soprattutto quelli intelligenti, ma mi dissocio totalmente dai meme di cattivo gusto. Ma il mondo è bello perché è vario, quindi oggi cercheremo di fare un esperimento, creare un brain rot alternativo, con un piccolo messaggio nascosto, e se lo cogli ti invito a scrivermelo nei commenti. Ok, ci siamo. Passiamo alla parte creativa. L'idea è questa: creare un brain rot senza cadere nella banalità o nel turpiloquio. Ho deciso di usare un chihuahua come protagonista, perché i chihuahua sono assurdi, sono piccoli, sono nervosi, sembrano sempre arrabbiati, ma allo stesso tempo li trovi ovunque. Nei meme, nelle borse, nei sogni disturbati. E diciamocelo, sono già dei brain rot viventi. Ovviamente sto giocando, non mi prendete troppo sul serio. Per creare tutto questo useremo tre strumenti fondamentali. Il primo è ChatGPT. Io ho la versione a pagamento, ma potreste usare anche la versione gratuita. Qualora riscontraste dei problemi con la generazione delle immagini, potete usare qualsiasi altra intelligenza artificiale che vi permette di generare immagini a partire da un testo. Il secondo strumento si chiama Eleven Labs, che ci tornerà utile per dare voce al delirio, con voci sintetiche, robotiche e perfette per il tono del nostro brain rot. Il terzo strumento è CapCut, il nostro software di editing gratuito e super potente. Ci permette di combinare all'immagine l'audio generato da Eleven Labs, aggiungere effetti visivi, musiche, font giganti e animazioni. Se non volete usare CapCut, potete usare qualsiasi altro strumento di video editing presente nel mercato. Bene, come primo passo andremo a generare quindi l'immagine, e per generare l'immagine useremo nel nostro caso ChatGPT. Ora, l'idea, come vi dicevo, era quella di utilizzare un chihuahua. Un chihuahua unito a un qualsiasi altra cosa, perché se avete presente un pochino come funzionano questi brain rot, capite bene che vengono mischiati animali con degli oggetti barra cibo o qualsiasi cosa in modo da renderli un po' assurdi. E nel mio caso utilizzeremo un formaggio, quindi alla fine creeremo un bel chihuahuino formaggino, ovvero un cagnolino fatto di formaggio con occhi storti e piedi umani. Tiene un uomo inginocchiato al guinzaglio che mangia da una ciotola. Surreale? Sì, ma non offensivo. Una volta che avremo la nostra immagine generata dall'intelligenza artificiale, possiamo passare alla generazione dell'audio. Per fare questo ci colleghiamo a Eleven Labs, creiamo un profilo, possiamo usare anche la versione gratuita perché abbiamo un tot di crediti disponibili per generare una certa quantità di audio con degli speakers disponibili anche per le versioni gratuite. Vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione qualora foste interessati ad usare Eleven Labs.
E anzi, fatemi sapere se volete un video dedicato per capire bene quali sono tutte le potenzialità di Learn Labs. E andiamo ad usare la funzione text to speech. Quindi forniamo un bel prompt alla nostra intelligenza artificiale, scegliamo una delle voci disponibili dal nostro elenco, abbassiamo la velocità del nostro speaker, aumentiamo lo stile esagerato dello speaker e andiamo a generare il nostro audio. Il mio consiglio è iniziare sempre con qualcosa tipo uno slogan, tipo no, zampi zampi, bla bla bla, insomma, un qualcosa molto cantilenante, perché questi brain rot servono appunto per essere un po' ipnotici, quindi deve iniziare con qualcosa che attira un pochino l'attenzione. Bene, una volta generato il nostro audio, lo scarichiamo e ci trasferiamo su CapCut o il nostro strumento di video editing. Carichiamo sia la nostra immagine che il nostro file audio, li accorpiamo insieme, andiamo a modificare la lunghezza del nostro piccolo video, giusto per far combaciare audio e immagini, inseriamo degli effetti che vogliamo avere per ipnotizzare di più l'utente medio di TikTok e YouTube Shorts. Nel mio caso ho scelto la fiammata che esplode, classica di tutti i brain rot, e lo esportiamo e ce lo salviamo sul nostro computer. Non ci resta altro che pubblicare il nostro piccolo video su TikTok piuttosto che Instagram piuttosto che YouTube Shorts. Aggiungiamo un titolo accattivante e i tag necessari per l'indicizzazione, come per esempio #BrainRot. Ma adesso, prima di terminare, vediamo insieme il risultato. No! Zampi zampi bam bam bam, mi tiene al guinzaglio, sto zitto e mangio, a piedi da umano e sguardo da dio stanco. Io a terra, lui che ride col muso colante, è formaggio vivo e mi giudica costante. Bene, quindi, ripeto ancora, il web è pieno di assurdità, ma non dobbiamo per forza farne parte. Ma se volessimo comunque partecipare, possiamo giocare con i trend, riderci su, ma senza perdere la testa o i nostri valori. Se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile o ti ha fatto riflettere, lascia un like e iscriviti al canale. E se hai colto il messaggio del nostro chihuahuino, scrivilo nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, alla prossima.